Il terreno che vedete al di là di questo cancello è stato comprato dal sottoscritto per poco più di 100.000 euro. 8.500 metri quadri totali che si dividono in castagneto, zona orto, serra bioclimatica, bosco tradizionale, prato enorme, zona relax con tavolone barbecue, zona stalla gigantesca per gli animali, frutteto e tanto altro ancora. Signore e signori, benvenuti nel mio nuovo mega terreno. Adesso apriamo il cancello e vi faccio vedere tutto quanto. State pronti perché è spettacolare. A differenza del capannone, stavolta non useremo le chiavi perché ha un cancelletto agricolo. Poi qua metteremo un lucchetto, metteremo qualcosa, catenaccio e apriamo. Per trovare questo terreno da 8.500 metri ho dovuto cambiare comune, provincia e lascio a voi il dubbio, regione barra stato. Questo perché dove ero prima stava iniziando ad essere un pochino troppo piccolo. Manca ancora qualche cosa da costruire, non preoccupatevi che arriva. Però era arrivato il momento di fare la svolta numero 2, il nuovo mega terreno di Michele Molteni. Dietro di me ci sono 2 biciclette perché è talmente grande che non c'ho voglia di andare in giro a piedi, soprattutto perché tanti pezzi sono in salita. Ci muoveremo quindi con queste due e piano piano vi facciamo vedere tutto quanto. Stevens, saliamo in sella e andiamo. Prima parte il frutteto. Sto arrivando signori, sto arrivando. Sto passando dentro all'erba molto alta. Eccoci qua, piccolo sentierino. Ok, buongiorno signori. Questa qua raga, la primissima zona vicino al cancello è il frutteto. Attorno a me ci sono circa 11 alberi da frutta che adesso andiamo piano piano a vedere, più una linea molto lunga di uva. Ovviamente come vedete il posto è molto trascurato perché sono 3-4 anni che non viene utilizzato. Stevens, avvicinati pure al primo albero. Facciamo vedere in che condizioni è la natura di questo posto. Funghi attaccato all'albero. Da questa parte qua come potete vedere sembra tutto un pochino marcio. Quel ramo qua addirittura è caduto. Questo qua non c'ho più voglia di tenerlo in mano. Appiccichiamolo qua. Proviamo a spaccare un ramettino per vedere se è ancora vivo. Assolutamente no. Come potete vedere all'interno questo albero qui probabilmente va abbattuto. Passiamo al prossimo. Appena dietro come vedete c'è un altro alberello. Questo sembra molto più integro del primo. Non so che frutta è. Non so neanche se è un albero da frutto. Ok, lui è vivo. Come potete vedere qua la linfa sta passando ancora. È abbastanza verdino. Ok. E quindi adesso mi dispiace di aver fatto questa azione di rottura. Mi dispiace alberello. Dopo mando qua al fiorista a ripararti. In ogni caso non c'ho voglia di fare il giro di tutti gli alberi. È pieno di piante. Questo qua mi sembra essere un grosso ciliegio. Dovrebbe avere secondo me tanti anni, almeno una ventina. Sarà le ciliegie, non lo so. Lo scopriremo l'anno prossimo quando arriverà il periodo giusto. Là in fondo c'è un'altra schiera di alberi. Proseguiamo. Voi esperti nei commenti fatemi sapere secondo voi che cosa cavolo sono questi qua. Ramettini piccoli, tronco principale non tanto grande, ci avrà un diametro di 15 cm massimo 20. Lo stesso albero è stato piantato anche in orizzontale contro la siepe di confinamento. Infatti come potete vedere è stato fatto un lavoro di bacchette di ferro incrociate per dargli proprio la direzione 180 gradi. Non so da qua cosa viene fuori, anche questo lo scopriremo. O ripeto, se qualcuno nei commenti lo sa che me lo scriva. E questo qui raga è soltanto il frutteto, cioè abbiamo un sacco di roba. Questo qua in mezzo che cos'è ad esempio? Fammi vedere questo qua in mezzo. Questo qua è un altro piccolo alberello in mezzo al frutteto. Come vedete l'ex proprietario ogni volta che piantava un albero gli faceva il contornino con un bel tubo drenante, così magari quando passavi via col decespugliatore non rischiavi di spaccarlo. Bella idea, però poi quando cresce bisogna ricordarsi di toglierli o allargarli. Infatti lui li aveva tagliati in modo tale che se l'albero cresce il tubo piano piano può seguire. Anche lui non so cos'è. Molto bene. Mi sono già rotto le palle di parlare del frutteto. Ultimissima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda quest'area. Questa qua dovrebbe essere un'ex linea per fare l'uva. Come vedete ci sono tutti i pali orizzontali un pochino piegati in diagonale per passare sotto e avere accesso libero per la manutenzione. Non so quante piante saranno ancora vive, quante piante saranno da sostituire, ma come vedete questa qua è una vecchia uva, verde o nera non si sa. Lì ce n'è un'altra, più in fondo ce n'è un'altra, lì in mezzo ce ne sono altri 2 o 3 e questo qua è il grappolo che c'era quest'anno, quindi probabilmente funziona ancora. Bene, passiamo alla prossima area. Prendiamo la bici Steven e facciamogli vedere cosa c'è ancora. Andiamo Steven, che è lunga qui, direzione Castagneto. Siamo sotto agli alberi da frutto. Ecco come vi dicevo, guardate qua ce ne sono altri che probabilmente sono dentro alla siepe perché l'ex proprietario è un po' che non ci lavora, un bel po' di anni. Andiamo Steven.
Eccoci qua raga, perfetto, buttiamo giù le bici e vi facciamo vedere questa zona qua. Allora, signore e signori, questo qua è il castagneto di Michele Molteni. Come vedete, tutta questa zona qua è circondata da una recinzione, perché l'ex proprietario aveva anche gli animali e non voleva farli entrare all'interno. Una volta entrati, l'area si sviluppa lungo tutta questa superficie. Vi faccio vedere quanto è grande. Vado fino in cima. Lungo questa recinzione, se guardate la mia mano, questo qua è tutto il castagneto fino a Stevens che si vede là in fondo. È bello bello grosso raga. Quello che vedete attorno a me è tutto il foliage che viene giù dagli alberi, perché ovviamente siamo ad autunno. In totale in quest'area qui ho contato 21 alberi di castagno. Alcuni sono giù secondo me da 20, 30, forse anche 40 anni. Guardate ad esempio questo qui di fianco a me quanto è grosso, ma ce n'è uno ancora più grosso. Vieni Stevens, guarda questo qua quanto è grande. Guardate questo qua è grosso raga. Pensate qua, che bella casa sull'albero che si potrebbe fare. Non come nel mio vecchio terreno in Italia, dove ho dovuto utilizzare 3 alberi. Qua ne posso usare solo uno e farla davvero bene. E là, che forma strana che ha questo qua. Tutta la zona raga andrebbe ripulita. Bisogna un attimino sistemare il bosco. C'è tutta la siepe che mi confina con gli altri. Andando avanti ci sono altri castagni. Altri castagni. Anche questo qua abbastanza grossino e anche abbastanza carino, secondo me, per farci su anche qua un piccolo palazzo. Qui hanno piantato qualcos'altro, come vedete, con la stessa tecnica che dicevo prima, che però non so cosa sia e mi sembra anche un po' secco. Valuteremo. Sul confine dove c'è la rete che divide c'è un'altra pianta che è pieno di roba raga. Io non sono esperto. Ad esempio guardate qua, questo qua dovrebbe essere un fico che l'hanno piantato nel castagneto. Non si fa questa roba qua, ok? O un albero o l'altro. Comunque raga va bene, prendiamo le bici e passiamo alla prossima location. Eccoci qua raga, siamo arrivati alla zona stalla. Struttura di legno, tutta bella sigillata sopra, assi di legno importanti. L'ex proprietario probabilmente utilizzava tutto questo spazio per tenere gli animali, quelli un pochino più grossi, ma anche quelli piccolissimi, tipo gli uccellini. Infatti qua c'è una bella gabbia gigantesca per volatili. Minchia, questi pali qua possono servire molto molto bene. Andiamo a visitarla. Ed eccoci dentro qua nella stanza. Tanto ci sono un po' di ragnatele. Vabbè, fa schifo raga, perché chissà da quanto tempo non la usano. Ma guardate, porco zio, tutte le ragnatele in testa, vaffanculo. Guardate la cura nei dettagli, più che altro nelle caratteristiche della struttura. Qua c'era una finestra per guardare fuori, qua c'è un'altra finestra per guardare dall'altra parte della stanza, rimanendo sempre nella stalla. Porta di chiusura a rete per far respirare e vedere l'animale, o porta di chiusura chiusa per una sigillatura totale. In più, attenzione, un impianto elettrico ad hoc. C'è anche la lampadina. Guarda che bella Steven, quasi quasi possiamo fare il nostro nuovo ufficio qua. Andiamo avanti, chiudiamo la porta. Qua ci sono 2 rotoli di rete, 1 e 1 2, che possiamo utilizzare per fare qualcosa. Altra stanza, questa qua ancora più bella, guardate che figata. Addirittura qui c'era anche lo scolo dell'acqua, penso, o magari, che ne so, delle feci che produceva l'animale. Lì c'è il portafieno, si metteva qui e mangiava. Qua c'è un'altra stanzina, robi di metallo, bidoni. Questa qua, guarda, questa qua raga è una piccionaia. Di solito quando si mettono in alto così è perché tengono i piccioni o comunque volatili eccetera. Anche qua finestrella e tutto quanto cablato con corrente, perché c'è un botto di lavoro da fare raga, un botto di video. Ah, guarda che c'è anche la luce, vediamo. Non funziona una beata, molto bene. Chiudiamo anche questa porta, andiamo a vedere dall'altra parte l'ultima stanzetta. Qua ci sono un po' di recinzioni da cantiere, vediamo cosa c'è dentro qua. Ok, vabbè, questa qua sembra abbastanza pulita, carina. Monolocale, 600 euro al mese, angolo cottura, salotto, qua dietro c'è il bagno. Domani la metto su immobiliare.it. E niente raga, una volta che esci dalla stalla, come vedete, qua c'è un piccolo pezzettino di bosco dove probabilmente gli animali li lasciavano andare liberi senza inquinare tutto il pezzettone che di là vi ho fatto vedere prima e che continueremo a farvi vedere, perché c'è un botto di altra roba ancora. Qua c'è tanto lavoro da fare, alberi abbattuti, rovi, piante che crescono all'infinito. Qua siamo proprio in mezzo alla natura, raga. Devo dire che l'Etiopia mi sta sorprendendo. Qua c'è anche una zona con una piccola collina, non voglio domandare cosa ci sia sotto. Quando porteremo qua il Delex lo scopriremo. In ogni caso qua bisognerà fare un bel lavoro di ripulisti, come si dice nelle mie zone, e capire poi l'effettivo valore che ne potrebbe avere. Non so se avete visto questi lastroni qui, questi pannelli di coibentatura e involucro di metallo, li volevano buttare via quando mi hanno sgomberato un po' il posto. Gli ho detto no, lasciami di qua, perché magari posso usarli per costruire qualcosa. Dato che ci sono 8500 metri da utilizzare, questa roba così lunga, che ne so, potrebbe venire fuori uno scivolo fai da te gigantesco, magari per questa primavera.
Signore e signori, benvenuti nella successiva zona. A me piace chiamare questa qua la radura. Come potete vedere, un pezzo di posto privo di vegetazione in mezzo ad un bosco completamente piatto. Questa qua è una delle zone ultime che hanno utilizzato prima di darvi al terreno, e per quello che vedete la terra mossa. Zona veramente molto grande. Vado dall'altra parte, vi faccio vedere quanto divento piccolo. Qua possiamo fare qualcosa, dato che abbiamo una zona piatta, comunque senza alberi, senza rotture di palle. E non lo so, in realtà qui c'è poco da far vedere, raga, perché appunto è tutto piatto. Però come vi ho detto ci sono un sacco di posti con caratteristiche diverse in questo terreno qua. Ma aspetta, davanti a me vedo una mezza baracca che gli ho chiesto al proprietario di lasciarla qui. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Steven, se entri prima te, che se c'è un topo. Abbiamo una sedia, uno scaffale, anche qua è tutto pieno di luci, di cablaggi, una panchina, due appendini messi vicinissimo al soffitto, si vede che avevano i vestiti molto lunghi, e da questa parte c'è una finestrella. Che dire, ho fatto bene a fargliela lasciare qua? Penso di sì, potrebbe servire come ricovero attrezzi. Qui abbiamo anche il salvavita per l'elettricità. Ah, guarda qua, aveva fatto anche il paletto per raccogliere l'acqua sul tetto. Ingegnoso ragazzi, ingegnoso. Luce esterna per la sera, tutta bella coibentata su 4 lati, molto bene. Distante qualche metro poi dalla casetta abbiamo una gabbia per cani. Non un cane, ma ben 2, signori. Porticina per entrare, come vedete c'è anche il cancelletto con serratura, quindi funzionante, molto bene. Entri e il cagnolino stava in questa posizione qua. Da questa parte qua abbiamo l'altra. Oddio, signori, abbiamo delle persiane nuove di zecca. Queste qua posso metterle in affitto su immobiliare.it insieme all'appartamento. Vabbè raga, a parte gli scherzi, questa qua era un'altra gabbietta, tutte coperte sopra, con il tetto fatto di pannelli da coibentazione, anche lui con la serratura. Molto bene. Ultimo pezzettino per quanto riguarda la zona radura è dietro al canile. Come potete vedere, nella zona dietro alle 2 gabbie abbiamo intanto un'altra persiana appoggiata lì, non si sa come sia finita. Botte per raccogliere l'acqua. Questa qua sembra anche abbastanza recente. Pronto? C'è qualcuno? Non ha risposto nessuno, quindi dovrebbe essere vuota. Situazione di alzamento per cisterne probabilmente dell'acqua, perché qua vedo una canna che esce fuori. Ecco, è quella dove mi stavo ammazzando. Non so se da questa inquadratura lo vedete, ma là in fondo c'è un piccolo barbecue. Infatti là nell'angolo c'è l'ultimissimo pezzettino della zona radura. Venite con me. L'ex proprietario mi ha lasciato qui questo pezzo di camino perché manca tutto il blocco sopra, quindi non so quanto si possa utilizzare, neanche se apre il cassetto. Da questa parte abbiamo un camino ancora più grande, guardate la dimensione. Cosa devi fare? Il pane per tutta la Svizzera. Ah no, non dovevo dire dove sono. Allora, ma di fianco al grosso monumento, guardate davanti a me quello che vedo. Un tavolone gigantesco per 30 persone che possono fare le loro costine qui così, panchine da una parte e dall'altra, tettoia riparata perché così se piove o succede qualcosa c'è un piccolo riparo, lampadine per ricordare che c'è l'impianto elettrico dappertutto, e poi attenzione, un grosso berceau ricoperto tutto da alberi da kiwi. Questi qua infatti sono tutti kiwi, sia maschio che femmina, perché devono accoppiarsi e fare i frutti. Questa qua raga è veramente una bella zona. Chissà se riuscirò ad utilizzarla magari con qualche altro youtuber per fare un bel pranzo domenicale mentre proviamo tutte le attrazioni che costruirò nel mio nuovo mega terreno da 8500 metri. Andiamo alla prossima zona. Ed eccoci qua signori, qua siamo nella serra molto lunga, un pochino stretta, un pochino bassa, ma è giusto così. Nella parte dietro, come potete vedere, c'è tutta una pannellatura coibentata, sopra, davanti e da parte tutti pannelli di plexiglass, così riflette dentro la luce solare, scalda l'ambiente. E qua signori, l'ex proprietario mi ha detto che mangiava i pomodori anche d'inverno. Pazzesco. Ovviamente anche qui è tutto un po' da sistemare, bidoni, erba, mattoncini in giro, vialetti per fare il camminamento, assi di ferro per eventualmente appoggiare sopra delle piantagioni più in alto, tutto completamente realizzato con struttura di ferro saldata. Questa qua non è avvitata, questa qua è saldata. Bacchette ogni 60 cm, quindi ipoteticamente si potrebbe quasi camminare anche sopra. Stessa identica struttura anche qui, come dall'altra parte, una bella mensola per appoggiare sopra le cose, camminamento che arriva fino in fondo, bidoni per raccogliere l'acqua, bacchette dei pomodori, insomma tutto quanto per realizzare l'orto personale. E attenzione qua signori, non so se vedete, ma addirittura qua c'è la possibilità, tirando
tirando indietro queste serrature di spalancare completamente la serra sia di qua che di là, quindi molto molto buono. Bisognerà vedere poi se tutto questo ben di Dio che ho comprato si riuscirà a gestirlo oppure no, perché va bene investire i soldi, raga, che sto facendo con i video, però se continuo a comprare tutti questi 1000 metri di terra, qualcuno dovrà starci dietro. A proposito di investimento, ma lo sapete che Trade Republic ha fatto una novità eccezionale nel mese di novembre? E non parlo del 2% lordo annuale che ti arriva mensilmente. Guardate qua tutte le cose che stanno arrivando a me ogni mese, solo per i soldi che io lascio lì fermi in banca senza investirli, senza vincolarli. Guardate che cifra mi ha fatto, sono quasi arrivato a 2000 euro, tanta roba. Però come vi dicevo, questo novembre c'è una piccola grande novità. Trade Republic ha aggiunto i crypto wallets, quindi da adesso in poi non solo potrai comprare e vendere più di 50 criptovalute dentro la piattaforma, ma puoi anche spostare le cripto da un wallet all'altro. E la cosa bella sapete qual è? Se voi prendete le cripto che avete in giro negli altri wallet e li portate all'interno di Trade Republic, loro vi danno un bonus dell'1% in aggiunta alla cifra che importate dentro, senza limiti. Senza contare che pure le cripto su Trade sono sotto regime amministrato, quindi tutte le tasse che dovete pagare le pagheranno loro per voi. Sulle cripto potrete fare anche lo staking, che attenzione arriva a generare fino al 6% all'anno. In pratica le criptovalute le prendete, le bloccate lì per un po' di tempo e loro generano questa percentuale. E la cosa bella è che le cripto potranno essere usate anche per pagare le cose con la carta di debito di Trade Republic. Eccola qua. Normalmente raga, quando pagate con la carta di Trade avete un saveback dell'1%, ma se pagate con le criptovalute il saveback arriva al 2%. Quindi facciamo finta, questo mese voi pagate 1500 euro di qualsiasi cosa grazie a questa carta, con le cripto vi tornano indietro 30 euro che vi dà direttamente Trade Republic. Ve l'ho messa giù semplice per capire, però è davvero così. Se quindi ancora non avete fatto Trade Republic, questo è il momento migliore, anche perché con il link ad hoc che vi lascio in descrizione avrete tutti questi benefici. Fatemi sapere cosa ne pensate, iniziate a far maturare i soldi che avete di fermi. Ok raga, passiamo alla prossima location, biciclette, e andiamo. Signore e signori, benvenuti all'orto. Prego, come potete vedere di fianco e attorno a me ci sono tutte le stradine per ogni coltivazione che si può fare all'interno di questo posto. In alto invece abbiamo tutti dei cavi d'acciaio tirati con possibilità di sciogliere la rete antigrandine e piano piano coprire tutta la superficie, quindi un lavoro fatto molto molto bene. Orto gigantesco, state pure lì, guardate fin dove arrivo. Questa qua è la diagonale dell'orto, guardate quanto razza è grosso. Sono molto molto contento. Tra l'altro tutte le strisce che ci sono sotto i miei piedi sono coperte con teli per non far crescere l'erbaccia, però giustamente dopo 3-4 anni, forse anche questo qua un po' di più, che non si utilizza, l'erbaccia è cresciuta comunque. Tutta la zona è recintata con rete a maglia sciolta alta 1,20 m. Qua in mezzo abbiamo anche un palo altissimo che probabilmente serviva per tenere tutti i cavi d'acciaio tirati, e poi magari da video non si vede bene, ma su ogni lato c'è anche uno spaventapasseri. Ad esempio guardate qua, ce n'è uno, tac tac, la forma della croce con testa e braccia, e anche questo qua sarà tutto un grandissimo lavoro da sistemare e da fare. Ah, guardate qua, ce n'è un altro. E ora andiamo a vedere la zona pollaio. Eccoci qua ragazzi, guardate che bel pollaietto che abbiamo, recinzione con chiavistello da aprire, e qua in teoria ci dovrebbero essere dentro tutte le galline. Come vedete ci sono anche questi pezzi di legno attaccati alla parete dove inserivano le bacchette e le galline stavano appollaiate. Il tetto sicuramente sarà crollato nel corso degli anni, però c'era e proteggeva le galline. Da questa parte qua c'era la possibilità di alzare o aprire. Vabbè, non si apre raga perché è fermo e ruggine da tantissimi anni. Uscivano le galline e andavano nel giardinetto di fianco, che adesso vi facciamo vedere, perché il pollaio non solo ha la gabbia ma c'è anche il giardinetto e si accede nella zona di fianco. Olè! Anche qui signori, come vedete c'è un cancello per entrare e uscire, altrimenti le galline scappavano. Venite pure. All'entrata c'è questo albero gigantesco, bello grosso, anche lui c'ha un sacco di anni e sta perdendo tutte le foglie, poverino, è autunno e infatti tutto il pavimento è arancione. Questo qua che vedete dietro di me è il giardinetto delle pollastrelle. Non ho voglia di andare fino in fondo perché i rami sono altissimi, le frasche sono pungenti, però potete rendervi conto più o meno che anche loro avevano un grandissimo spazio per raspare per terra. Sta arrivando un po' il freddo, sta iniziando a calare la luce. Facciamo l'ultima zona di questi 8500 metri denominata il Pratone. Andiamo al Pratone, ultimo giro in bici. Adesso per raggiungere il Pratone raga c'è un po' di stradina da fare in mezzo ai fossi, e qua è grande, è grande, è grande. Oh cazzo!
arrivando raga, sto arrivando, sono ancora un po' lontano, non so se mi vedete da lì. Sto arrivando. Questo qua signori è il pratone. Guardate quanto cavolo è grande. Signori, l'ultima zona del terreno che ho preso, il pratone. Guardate che immensità che abbiamo qui. È grandissimo, grandissimo. Posso andare a destra, posso andare a sinistra, posso andare su, posso andare giù. Non finisce mai questo spazio qua. D'altronde 8500 metri sono tantissimi. Non c'è molto da farvi vedere. Come vedete tutta questa zona qua è coperta da frastaglie, arbusti, erba altissima, casini, ed è tutto completamente spoglio. Qua si possono fare un sacco di cose. Fatemi sapere nei commenti se questo nuovo terreno che ho preso vi è piaciuto. La cifra totale per tutto questo ben di Dio è poco superiore ai 100.000 euro. Un grosso investimento per un grande proseguimento sul futuro del canale YouTube. Ricordatevi anche voi Trade Republic in descrizione e che la svolta numero 2 abbia inizio. Ci vediamo al prossimo video.